abbiamo la farina di comune perché lì stanno altre due casse là e vengono tutte e quattro le casse, quindi sì. Qualcuno mi offre una sigaretta? Ecco. Wow, come si selvaggi. Questo vi sì, no? Sono Ehi! Ehi! Frankie, ok. Tira un po'. Marotti, proprio una bella pacca. Bello, bello, puoi uscire con me, Madonna mia, mi stai industriando, ma stai cazzata, bello, bello, sei proprio cesso. Bello. Che cazzo tutto? Allora, ovviamente sono delle raccolte, cioè ho chiesto a tante donne di raccontarmi delle postegge e infatti la mail che ho mandato a tutte era appositamente scritta di un modo un po' ironico e poi questi qua ce n'erano tanti, alcuni li ho illustrati. Quindi mi è venuta l'idea perché non fare il gioco di invertirlo, che può essere un esercizio anche molto catartico. E infatti perché facendo poi le interviste con le ragazze, chiedendogli di semplicemente dire quello che io avevo detto a loro in voce femminile, molte volte o si bloccavano e non lo potevano fare, perché è proprio una cosa che non si fa, o si incazzavano e mi dicevano ma quando mai, ma a loro gli piace, loro non si possono far molestare. E pensando a questa cosa, questo pensiero mi è sembrato anche molto crudele, perché cioè, secondo me quello che uno fa è dire che quest'altra parte non è capace di sentire, essere debole e quindi essere molestata e quindi essere profondamente anche umana. E quindi già automaticamente lo degrado come un animale e quindi si comporterà come un animale, secondo me. E quindi sì, anche io sono un po' animale, e quindi lo faccio sentire all'altro anche molto umano, magari si trova un equilibrio. Adesso questi giovani baldanzosi ci leggeranno dei racconti insomma, di postegge barra molestie sia in chiave ironica che in chiave insomma, un po' più diciamo come possiamo dire, per venire di nuovo drammatico, tragica. Ciao, per favore, posso masturbarmi sulla tua foto? Rispondo, perché me lo chiedi? Se dico di no, non lo fai? Bella, Maro, sei bellissima. E guidava il motorino senza guardare la strada, ma guardando me. Io a un certo punto ho fatto, mamma cammina e guarda innanzi. No, ma tu sei stupenda, sei... Sbatte quasi contro una macchina e per evitarla finisce in faccia a un palo. Al che gli dico, ti avevo detto di guardare me. Avevo circa 14 anni ed ero insieme ad una mia compagna di classe. Uno dei militari nel vederci avanzare spalancò la portiera e ne uscì a braghe e calate, masturbandosi compiaciuto. La mia prima reazione fu una risata fragorosa, quasi isterica, dettata dall'imbarazzo, cosa che provocò nel baldanzoso esibizionista una reazione di scorno, tale da indurlo a serrare immediatamente i rami. Solo dopo sopraggiunse in me una paura retroattiva, il sentimento di chi si rende conto di aver scampato un pericolo. Sono polacca. Nella testa del vecchietto si accende una lampadina da 300 watt. Vuoi venire a lavorare da me? E continua così per i successivi 20 minuti con un tono sempre più cospirativo, palpandomi il braccio. Ho la casa in campagna, in un piccolo paese in Cilento, una stanza in più, puoi stare lì, o meglio dormire insieme. Ti do anche qualcosa di soldi, molto meglio che a Napoli. Primissimo autunno, 9 del mattino, jeans e maglietta a maniche lunghe. Io e il mio amico ti abbiamo notato, ti vediamo passare di qui tutte le mattine, sei carino, hai un gran bel cofanetto. I jeans ti stanno molto bene, ho notato finanche la marca.
Se ti do 20 euro, te lo fai troncare nel culo. Una classica situazione nella quale mi sono trovata molto spesso è quella in cui a un percepito respingimento è seguito un attacco più o meno violento e del tutto gratuito. Le seguenti parole: puttana, bugiarda, stronza, maledetta, antipatica, rizzacazzi, mi sono state tutte dette da uomini interessati a me, che allo stesso tempo mi trovavano bella, che mi volevano corteggiare, che volevano stare o restare con me. Questa sedia, chi vuole rispondere si siede su quell'altra e inizia una sorta di sessione di lotta, tra virgolette, ovviamente, speriamo che non arrivate ad insultarvi. O se le donne hanno delle domande da fare agli uomini riguardo a quello che spesso fanno. Sono sicura che tutti gli uomini che sono qui non sono quelli che, diciamo, solitamente vanno a dire le cose che si sono potute dire in mezzo alla stanza. Però, ma che ne sai? Quindi Nicola, prego. Nel senso che se tu vai in Afghanistan è diverso dalla Germania, è diverso dalla Svezia, è diverso da Napoli. No, il nostro essere donna o... Anche le donne, sì, insomma... C'è una donna che vuole rispondere a questa cosa? Cioè io sto dicendo che non è colpa di nessuno, che sia chiaro, io sto avanti perché non si vede, non è particolarmente forte. Però se fosse una cosa ovvia per tutti non dico cose che... No, diciamo che dopo la seconda guerra mondiale, ma molto dopo, Israele andava con la Dai, girati. Dai, smuoviti. Dai. Ya, oggi non oggi.